Buongiorno a tutti quanti. Come andiamo? Piccolo videetto disclaimer, si dice così. Metto un po' di pre-barba gel, mi sono già bagnato il viso, perché vi devo dire 2 o 3 cosine finché fa effetto il pre-barba, perché ci sono tante novità e siccome non posso fare 4 video a settimana, anche perché non ne ho neanche proprio il tempo e la voglia, sinceramente, vi dico un po' di cosine interessanti, quindi non perdetevi questo video, assolutamente, molto interessanti. E ne proviamo altre. Quindi, prima cosa, eccolo qua, Leather Mafia, ultimo video che ho fatto. Ragazzi, il sapone era fallato. Ho parlato con il produttore e purtroppo mi ha confermato che in un piccolo lotto dove c'era anche il mio sapone, praticamente è successo che un paio di saponi non hanno funzionato, li ha dovuti rimborsare. Tra l'altro c'era anche questo mio, solo che avendolo provato più in là, ormai stavo facendo il video, così è andata. Quindi perché facevo fatica a parlarne male? Perché quando che vedi che un prodotto, nonostante non monti bene, ti dà un risultato così in viso, qualche domanda te la fai, e io me la sono fatta, quindi non mi sono sentito di screditarlo subito, ma ho voluto capire cosa stava succedendo. E quindi rilassatevi che se prendete un set adesso funziona bene. Non so quanto bene, ma se tanto mi dà tanto, è un prodotto buono, ecco. Speriamo che possa venire certificato qui da noi, che faccia tutta la procedura, però le basi sono più che ottime. Dopodiché, altre novità, sono arrivati questi saponi da Vanity Stock di Grooming Cult. Ragazzi, produttore da paura. Adesso c'è anche il Black Friday, o comunque abbiamo il 20% di sconto e via dicendo, e comunque sia usate sempre il link, anche se andate su Black Friday. Se voi usate sempre il link sotto in descrizione, comunque sia anche solo come traffico o chi comunque, è sempre una mano che mi date, quindi non vi costa niente, cliccate sul link se vi interessano. Allora, l'unica cosa che poteva mancare a questi saponi, che sono bombe atomiche in tutti i sensi, erano un po' le profumazioni, sì buone, ma magari un po' blande, un po' leggerine. Hanno passato anche quell'aspetto lì. Parliamo solo del sapone Olaf, non l'ho ancora provato, ma anche qua, se tanto mi dà tanto, penso che siano tanta roba. Questo è quella più, tra tutte quelle leggermente più leggera, però di una bontà, del True Barbershop. Cioè proprio sa di muschio, limone, lavanda, pulito. Non il barbershop pesante, un barbershop veramente di panni appena stesi, ma buono, non chimico, fatto veramente benissimo. Chi ama quelle profumazioni lì, qua ha fatto cappotto. L'ho speziato da paura. Cosa è scritto qua? Lemon, neroli, cinnamon, sherry, ciliegia, vaniglia, labdano, ambra, mandorla. Ragazzi, è un mix speziato, agrumato, pungente, quasi acidulo, ma buonissimo, ragazzi, buonissimo. Cioè, non lo dico perché ce li ho in mano, ma perché veramente non me le aspettavo. Cioè, mi aspettavo di dire sì, vabbè, no, ma buoni. E questo, ragazzi, se a uno piace il fruttato, io non ho mai sentito una roba del genere. Cioè, ma c'è l'ananas, o cos'è? Pineapple, c'ha un ananas che ti spacca il naso, c'è un ananas proprio sparata al 300%. Latte di cocco, rum, vaniglia e crema. Cioè proprio sa di crema solare, di rum, di questa nota di alcolica di rum, un ananas da paura e latte di cocco. Cioè è proprio, mamma mia, non so se ricordate Ology di Axe, ecco questo è, aggiungici l'ananas e vai su di 300 punti come potenza. Ragazzi, basta, non dico altro, buonissimi, li prendete e non ne sarete delusi su neanche uno. Adesso andiamo a provare 2 novità insieme, ok? Che ci tenevo a provare. Uno, eccolo qua, Gold Blade Rosaffa, packaging da paura, prodotto fatto fare da Varesino,
packaging, ragazzi, che io lo dico a fare di altissima classe, bisogna dire quello che è. L'unica pecca è il prezzo, ragazzi, è caro, lo trovate, Rosa Affa Shaving Soap, lo trovate su Amazon, è caro, perché 50 euro per un sapone è caro, dopo ci saranno sconticino, non ci sarà, è caro, per me è caro, però vediamo se a differenza di un Varesino c'ha tanto di più, se siamo lì o non lo so. Come pennello, in tranquillità, andiamo con uno dei migliori sintetici che ho a casa, quindi parliamo di Pantalei G5A, ciuffo G5A, e dopo parliamo di un altro produttore. Partiamo con un suo rasoio, perché dopo il set da rasatura lo proveremo insieme, perché è molto concettuale, molto particolare, ve lo spiegherò in un altro video, altrimenti mettiamo troppa carne al fuoco. Questa è la pochette che danno, che è presa da quella dei militari, c'è anche la versione mimetica, devo dire che è fatta di una qualità altissima, cioè proprio così potete vedere i saponi quando andate a fare il viaggio, tipo un beauty case ma bello da uomo, Nosferatum. Arriva dalla Polonia questo produttore e vi dico che mi sta stupendo dalla qualità di quello che ho in mano, dalle ciotoline di sapone che vi farò vedere in un altro video. Qui parliamo dello slant che fanno loro, guardate che bello, la cassetta da morto, bellissima, fatto in 3D, guardate, in rilievo, bello, col lucido qua sotto, bello, veramente, cioè vi dico, esteticamente è bellissimo, packaging da più che da 10 e lode, quello che è da dire è da dire. Bene, adesso montiamo sto sapone e vediamo cosa succederà. Allora, profumazione, vediamo un attimo, carichiamo bene il ciuffo. Ecco, una pecca enorme, ragazzi, non puoi non fare l'after, cioè va bene il sapone, va bene tutto, ma l'after però lo devi fare, e magari non quelli lì un po' oleosi, gelatinosi che fa Varesino, ma magari fartene fare uno, un bel splash alcolico. Io sinceramente me lo farei fare. Dopo. E ora, in questo caso, vi dico la verità, è passato molto tempo, non mi ricordo assolutamente la piramide olfattiva, quindi non mi metterò a raccontare cose che non mi ricordo. O che non sento. Quindi andiamolo a montare un po'. La profumazione è molto elegante, molto buona. Dopotutto esce da Varesino, quindi sicuramente ci ha messo del suo, ma il mix e la qualità degli oli essenziali, della profumazione e tutto si sente che lo stampo è quello di Varesino. Quindi un bel legnoso, verde, forse con un po' di lavanda. Diciamo che sa di colonia da uomo, legnosa, un po' speziata, inglese. Ecco, tipibilmente quelle robe lì, però con un tocco anche abbastanza moderno. Non tantissimo, ma abbastanza moderno. Sicuramente profumazione indovinata e profumazione elegantissima, e tra tutte quelle di Varesino non vorrei dire, ma forse questa
devo essere sincero, questa e Cubebe Desert Vetiver forse sono le 3 più buone a gusto mio, quindi buono, buono, buono. Proviamo Nosferatum Slant armato di Gillette Matchet e dopo ne parleremo ancora di sto marchio perché fa cose molto particolari. Mamma mia, oh! Speriamo che mi resta la pelle alla fine. No, lo dico perché è di una delicatezza, ma praticamente sono già in BBS, quindi non so cosa sta succedendo. Vediamo cosa succede durante la rasatura, perché qua c'è da aspettarsi di tutto. E parlando un attimino di Nosferatum, subito avevo un po' sottovalutato perché avevo sentito comunque le profumazioni che di saponi, del sapone e dopo fanno un pre-barba sempre in sapone, erano un po' blande, si sentiva anche quasi un po' i duri grassi dentro e dopo ho capito che ragazzi saponifica su un calderone con la legna sotto, cioè è una roba fatta come una volta degli antichi, capito? E quindi ci avrò da raccontarvi il perché di sta scelta e vedremo insieme se sarà solo folklore o se ci sarà anche un apporto cosmetico di resa, anche solo di esperienza sensoriale, no? Perché tante volte rischiamo di provare prodotti un po' sempre tutti uguali, è anche bello che qualcuno rischi raga, devo andare leggero qua. Mi sono sentito talmente... boh, sembra quasi che il rasoio non tagli, invece siccome che il pelo sparisce... meglio che ci vada un po' più piano, guarda. Tanta roba però, non vi dà assolutamente la sensazione di mancanza di scorrevolezza che potrebbe dare un rasoio in stampa 3D comunque fatto di materiale plastico, no? Non so se PTA o cosa sia. Il rasoio scorre alla perfezione sul viso, praticamente non lo sentite, non arranca come era il raso Blick che si impiantava sulla faccia, anche se comunque aveva il suo perché. Questo è un vero e proprio slant, però ha una scorrevolezza fantastica. Il sapone ragazzi funziona bene, però secondo me non ha nessun apporto, cioè non mi sembra di avere un baresino che vale chissà cosa in più, cioè mi sembra di usare un baresino, un ottimo hard soap, vi dura una vita con una buona profumazione, sempre comunque elegante, non sparatissima, molto buona, ma finita libero, devo dire la verità ragazzi. Adesso vediamo che il post rasatura e tutto. Mamma mia, comunque un bel montaggio abbastanza denso. Anche come protezione non vi dà di più di un baresino, ecco, cioè, anzi vi dirò che dal ricordo che ho
le ultime beta avevano un pochettino meno di scorrevolezza, mi sembrava magari identico, mi sbaglio io. Allora mi sembrava che avessero leggermente meno scorrevolezza e un pochettino più di protezione. In questo caso, ok che il rasoio va, perché però proprio la sensazione che sento in viso è quella di quasi un po' più scorrevolezza che protezione, ecco. Allora, è un pochettino scomodo nella zona baffi. Ci si arriva un po' di lato, anche se si arriva lo stesso. È un pochettino, almeno con questa lametta, è un filino in contropelo, tende un pochettino a non essere precisissimo come taglio, ma non imputo tutto solo al rasoio, ma comunque la protezione non necessita del sapone, cioè buona, ma sulla mia pelle necessito di qualcosina di più, ecco perché io qui Varesino a me, cioè, piacciono nel loro perché, ma preferisco altro, nonostante siano tra i migliori airsoft che esistano al mondo, senza ombra di dubbio. E ecco, però purtroppo i rasoi così leggeri, ok, perché questo rasoio è molto leggero, quando io vado in contropelo, per quanto poco leggermente saltellano, a me mi danno sempre quel problema lì. Non è male, c'è anche come montaggio, si sente che è un Varesino che... Quindi secondo me con un rasoio più dolce vi fate una signora sbarbata. O se non avete la pelle come la mia, di una delicatezza mostruosa. Un rasoio così richiede un bel sapone protettivo o una pelle che tenga la rasatura. Però vi dico, gustoso da usare come rasoio, cioè bello emozionante, ma non è un rasoio da tutti i giorni e non è un giocattolo, ecco, questo deve essere chiaro. Perché non ce la raccontiamo. Dopo, come vi ho detto, ha delle caratteristiche che non sono perfette ma per la mia pelle, ma vi dico che è bello da usare, è fatto bene ed è bello da usare, quindi a chi piace una rasatura bella e importante ve lo godete, non è per niente male. Ecco, posso dire che è gustevole. Come aftershave mi sparo questo Noir di Los Jabón di Zosera, che ho solo l'aftershave che avevo preso su un lotto, mi piaceva la profumazione, me la sono, che non mi ricordo neanche a che cosa si ispirasse, non me lo ricordo più. Legno, tanto legno quasi fumoso, sa anche un po' di vecchio, di legno vecchio, anche perché comunque deve avere qualche anno sto after. Però molto buono, ragazzi, cioè profumazione maschia, molto potente e maschia, veramente buono. Non mi ricordo, se qualcuno lo sa me lo scrive nei commenti a che profumo si ispira. So che dovrebbe ispirarsi a un profumo famoso, può essere, mi ricorda forse un po' Azzaro, qualcosa del genere, può essere Azzaro.
però buono, buonissimo, cioè ragazzi ve lo dico che è una canonata come profumazione, maschia, veramente maschia. Ok, allora, arriviamo al dunque, Nosferatum, piano piano andiamo a capire come stanno le cose, come funziona, come va. Siamo partiti bene, logicamente come vi ho detto un rasoio non per tutti, però un rasoio che a chi piace di slant, questo qua se lo gode di tutto. Packaging da paura, bellissimo, e la pochette è qualcosa di, ragazzi, quando le avete in mano capite che è di una qualità veramente veramente alta, bellissima, cioè bellissima, tanta roba, veramente. Bene ragazzi, io intanto vi saluto, ve l'ho già detto, packaging bellissimo, non gli si può dire niente, bello il packaging, bella la confezione, però ragazzi per me è un Varesino, nel senso non è che mi sento di dire che hanno fatto un upgrade o che hanno fatto una base che ti faccia gridare al miracolo, quindi vi piace questa profumazione, andate sul sicuro perché comunque conoscete come marchio Varesino, però non gli dà nessun apporto in più per come la vedo io, e anche la profumazione nonostante sia buona, ma non è una cosa che vi fa gridare al miracolo, anche se è una delle più buone o che comunque ci sta benissimo tra le più buone di Varesino. Questo è come la penso io. Pantarei G5A, uno dei migliori sintetici in assoluto in circolazione, se non il mio preferito, li metto tra i primi 3 migliori in assoluto, quindi tanta roba. Con calma, dai, settimana prossima magari vediamo se ci spariamo il set Nosferatu, allora proviamo bene il pre-barba e il sapone, vi racconto anche un po' come funziona e magari proviamo un altro rasoio che fa parte dello store polacco. Bene ragazzi, vi saluto e ci vediamo al prossimo video, spero che vi sia piaciuto. Comunque è un BBS che mi durerà 6 anni probabilmente, questo BBS qua, giù, bello tosto. Ecco, già questo, finisco, magari con un bel tagliovato, bello protettivo, me la sarei portata a casa senza questi qualche micro red point, no? Nonostante il rasoio sia un po' al limite. Da tutti i giorni io no, però con un buon sapone protettivo me la sarei portata a casa. Con un Varesino purtroppo ragazzi ha quel limite lì. Buona scorrevolezza, una protezione decente, però come protezione per me arriva fino a un certo punto e non abbastanza come un Pantarei, come un TFL, come un IB, insomma come tanti altri saponi di fascia di livello alta. Però è anche un hard soap, quindi bisogna capire che l'hard soap ha tutti i suoi limiti derivati da come è fatto. Ci vediamo al prossimo video. Bye bye!